Secondo me è colpa dei poteri forti. Con questi telefonini ci tengono sotto controllo. Sì, mi sento troppo perseguitato dal mio cellulare, guardate. Mi segue ovunque io vada. Proverò ad abbassarmi. Allora proverò ad alzarmi. Oddio, i poteri forti ci perseguitano. Allora ragazzi, buongiorno, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parleremo di gimbal per cellulari. Perché? Perché in tantissimi mi contattate chiedendomi cosa utilizzo per fare le riprese nei miei video. E tra l'altro di questo gimbal in particolare, che però ve lo recensirò la prossima volta, ve l'ho parlato addirittura nel 2021, riscontrando un grandissimo interesse da parte vostra che mi avete chiesto appunto di approfondire. Ora guarderemo come funzionano, vi darò un paio di indicazioni sulle funzioni. Questo è della OM Asteady V2 ed è un dispositivo appunto, come vedete, riesce a seguirmi ovunque io vada e permette di fare delle riprese in movimento, consentendoci di avere il telefonino perfettamente immobile, che non subisca movimenti per esempio dei nostri passi eccetera. E ricollegandomi sempre ad un altro argomento trattato nel mio canale, il gimbal è quel sistema che stabilizza anche le fotocamere dei droni. In questo caso abbiamo lo stesso effetto, però mantenendo i telefonini fra le nostre mani. Adesso cambiamo inquadratura, guardiamo come è fatto, vediamo quali sono le varie funzioni e valutiamolo assieme. Iniziamo. E allora diamo una rapida occhiata al prodotto. Innanzitutto viene venduto all'interno di questa scatola. All'interno troveremo questa bustina per poterlo trasportare, tutta la manualistica per poter avere le istruzioni necessarie e poterlo utilizzare, ovviamente il gimbal e questo piccolo treppiedi che si avvita sulla parte bassa. Allora premetto che il gimbal va utilizzato tenuto fra le mani e puntato nella direzione nella quale vogliamo effettuare le riprese o scattare le fotografie, però ovviamente in una situazione come questa siamo vincolati, anche perché dovrò inclinarlo parecchio, quindi non avrà il comportamento standard che hanno questi prodotti. Allora questo lo trovate anche su Amazon al costo di circa 130 euro. Guardiamo innanzitutto come è fatto. Si può utilizzare con il treppiedi fisso sulla base, anzi ne prolunga l'impugnatura, oppure è possibile rimuoverlo, ma mantenendolo come faccio io sempre sulla base abbiamo la possibilità di aprirlo e utilizzarlo all'occorrenza e richiuderlo quando non ci serve. Allora questo innanzitutto è il tastino che ci serve a zoomare, questo è un joystick, questi sono due tasti che servono sia per la rotazione del dispositivo che per poterlo accendere e spegnere, e questi sono dei LED che indicano il livello della batteria e la connessione. Il telefonino va messo sul gimbal quando è spento e per poterlo alloggiare in questa sede basta allargarlo a una chiusura a molla e posizionarlo in modo che il telefonino sia perfettamente bilanciato, quindi se vediamo che ruota da una parte oppure dall'altra dobbiamo centrarlo in modo che sia più stabile possibile. Dopodiché possiamo aprire l'applicazione che va scaricata inquadrando il codice QR che c'è all'interno oppure scrivendo direttamente OM nello store del vostro sistema operativo, ma comunque nella guida rapida in alto trovate il codice QR. Guardiamo come funziona. Possiamo tenere il gimbal fra le mani in questo modo. Come vedete riesco a riprendere di fronte a me, il telefonino rimane praticamente immobile, tranne ovviamente se lo ruotiamo e lo costringiamo a ruotare verso una direzione, perché in quel caso vuol dire proprio che vogliamo spostare la nostra inquadratura. Questo tipo di dispositivi è ottimo per diversi tipi di situazioni, sia per un utilizzo ricreativo, per poter fare delle riprese semplicemente familiari, di gite, vacanze eccetera, che per poter fare delle riprese in ambito lavorativo ovviamente non professionale. Ad esempio nel mio caso lo utilizzo per il canale YouTube anche quando faccio delle riprese in esterno, in modo da avere una buona stabilità, perché possibilmente con il vento il treppiedi potrebbe muoversi e ho anche la possibilità di essere tracciato, quindi essere seguito dall'inquadratura potendomi muovere liberamente. È possibile sia seguire una persona che seguire un oggetto, quindi facciamo la prova per esempio con questo flessometro. Quindi lo seleziono. A questo punto il dispositivo ha riconosciuto il flessometro che è l'elemento da seguire e come vedete lo segue se si sposta ovunque vada. Quindi è possibile utilizzarlo per esempio nel mio caso quando faccio le recensioni dei droni, in modo da selezionare il drone in volo e poi poterlo seguire durante i suoi movimenti. Abbiamo la possibilità però di impostare i movimenti semplicemente agendo su questo joystick, quindi posso decidere di spostare a destra e a sinistra, alzare e abbassare l'inquadratura semplicemente muovendo questo comando. Ovviamente è possibile utilizzare sia la telecamera frontale che la telecamera principale ed è possibile ruotare il telefonino su se stesso, quindi utilizzando l'inquadratura orizzontale oppure quella verticale, facendo clic su questo tasto
Vedete quindi che cambia inquadratura, consentendoci di avere delle riprese. Questo tasto invece ci permette di avviare la registrazione oppure di scattare le fotografie senza dover interagire sul telefono. Infatti la comodità di questo tipo di dispositivi è proprio quello di poter lavorare con una mano, permettendoci di zoomare, di cambiare inquadratura, di fare tutto ciò che è necessario semplicemente con un pollice. Da quest'altro comando invece abbiamo la possibilità di zoomare. Ovviamente le caratteristiche di questo tipo di dispositivi non si fermano solamente a queste funzioni che abbiamo appena visto, ma abbiamo diverse impostazioni che ci permettono di ottenere dei buoni risultati, per esempio come vedete qua in basso, sulla regolazione dell'ISO, la regolazione dell'esposizione, il bilanciamento del bianco, eccetera eccetera. Quindi delle impostazioni molto importanti per chi ricerca un risultato ottimo sullo scatto fotografico oppure sulle riprese video. Ma abbiamo anche la possibilità di lavorare per esempio sulla messa a fuoco, profondità di campo, eccetera. Agendo per esempio su questo comando possiamo variare la messa a fuoco e su quest'altro zoomare in modo digitale agendo sul display. Però sono tutte regolazioni che vanno fatte prima di iniziare la registrazione, perché come vedete altrimenti andremo a smuovere il tutto. Guardiamo molto velocemente anche le impostazioni. Allora, come vedete abbiamo da questa parte alcune impostazioni che riguardano per esempio la risoluzione video, i frame per secondo, la possibilità di impostare una griglia in diagonale, griglia e croce eccetera, quindi utilizziamo per esempio la classica griglia che ci permette per esempio di rispettare la regola dei terzi e tanto altro. Possiamo gestire la velocità dello zoom, momentaneamente è impostata al 50%, e questo ci permette di avere uno zoom più o meno rapido quando agiamo sul comando posto sull'impugnatura, perché per avere dei video gradevoli le riprese devono essere fatte con dei movimenti che non siano molto sgarbati, e queste sono solamente alcune delle impostazioni per quanto riguarda i video. Poi possiamo avere delle impostazioni per esempio per quanto riguarda proprio il gimbal in sé. Ovviamente non posso farvi vedere tutto perché sono davvero tantissime. Abbiamo la possibilità di agire sul modo gentile, sportivo e veloce, quello che vi ho detto poco fa, quindi movimenti più o meno fluidi che non diano degli scatti alla stessa ripresa. In modo gentile sia per quanto riguarda lo zoom, per quanto riguarda i movimenti eccetera, avremo tutto con dei movimenti molto più morbidi. Lo stesso per quanto riguarda la risposta del motore, quindi la reattività, alcune impostazioni che riguardano il movimento del joystick. In questo modo per esempio io muovendo a sinistra inquadrerò a sinistra, muovendolo verso destra invece inquadrerò a destra. Abbiamo la possibilità però di invertire questo comando, perché c'è gente che preferisce inquadrare a destra quando sposta a sinistra, come se stesse ruotando manualmente questa parte, e quindi in base alle proprie abitudini e ai propri gusti si può anche variare questo comando. Come vedete ci sono tantissime voci e tantissimi comandi quindi che ci permettono di impostare i movimenti del gimbal per avere la risposta migliore in base alle nostre esigenze. Ovviamente è possibile anche autocalibrare il gimbal se per esempio una volta acceso dovesse risultare storto, e questa è una cosa normale, va fatto con tutti i gimbal, anche con i droni. Questa è una voce del menu che ci mostra l'ultimo firmware che abbiamo installato eccetera. Questa lente invece comunica con il sistema di intelligenza artificiale che permette al dispositivo di riconoscerci, quindi di seguirci durante gli spostamenti, e abbiamo la possibilità, nel caso in cui facciamo delle riprese con poca luminosità, di accendere dei LED che sono posti. Abbiamo la possibilità di variare ovviamente l'intensità. Questi sono alcuni filtri che ci permettono di avere diversi tipi di effetti sulle fotografie che vogliamo scattare, e questi invece sono i controlli gestuali. Infatti questo dispositivo ci permette per esempio di scattare delle foto nel caso in cui facciamo alcuni segni con le dita, e quindi ci permette di avviare delle registrazioni o scattare delle foto anche da lontano. Questo è molto comodo perché se posizioniamo il dispositivo per esempio su un treppiedi e vogliamo iniziare una registrazione non dobbiamo andare fino al dispositivo per avviare la registrazione, ma possiamo fare dei gesti che permettano lo stesso di avviare il tutto. Tra l'altro scatta delle fotografie in automatico quando riconosce un volto fermo che sorride. Quindi ho impostato la modalità fotografia con tracciamento del volto. Adesso mi sposto da questa posizione e vi faccio vedere come mi scatterà una fotografia in automatico con un conto alla rovescia da 3 fino a 0, semplicemente guardando verso l'obiettivo e sorridendo. Ok, come vedete quindi ha scattato una fotografia. Questa funzione ovviamente è disattivabile, altrimenti ci ritroveremmo con la memoria piena di fotografie scattate contro la nostra volontà. Ok, mi sto facendo una serie di selfie. Allora cambiamo di nuovo la posizione della fotocamera. Ok, e inquadriamo in avanti. Nella parte destra c'è l'ingresso USB di tipo C per poter ricaricare la batteria, che ovviamente il cavo USB di tipo C viene dato anche in dotazione, ma possiamo utilizzare un qualunque cavo anche di un telefonino, e possiamo ricaricarlo sia da un caricabatterie di un cellulare, dall'automobile, dal computer e tutti gli altri alimentatori che abbiamo in possesso appunto per cellulari eccetera. Adesso guardiamo un paio di inquadrature fatte in esterno, una addirittura posizionata nel cruscotto dell'automobile in modo molto precario. Ho provato a guidare
guidare mantenendolo in quella posizione e vedete che nonostante la strada dissestata, il dispositivo comunque traballava, ma la ripresa è venuta perfettamente nitida. E allora, quando prenderete il vostro gimbal, come volete chiamarlo, dalla confezione, lo troverete ovviamente in questa modalità. Io, come ho detto poco fa, preferisco sempre mantenere il treppiedi sulla parte bassa perché ci permette di avere un'impugnatura un pochettino più lunga. Ovviamente il gimbal è chiuso in questa posizione. Per poterlo riaprire bisogna svitare questo pomello, allargare in questo modo, quindi si solleva. Dopodiché va riavvitata questa vite nella parte posteriore. Come vedete, questo gira su se stesso, quindi la posizione corretta è quella con questa lente verso l'alto. Dopodiché va posizionato il telefonino qua nell'alloggiamento. Come vedete ci sono delle indicazioni. Praticamente la telecamera deve essere posizionata sempre sulla sinistra. Quindi si allargano queste due staffe, si posiziona. Come vedete è sbilanciato, ruota. Quindi dovete fare in modo che il telefonino sia perfettamente bilanciato, o comunque il più possibile, ma questo su tutti i gimbal, anche su quelli per le telecamere grandi. Come vedete adesso gira dall'altro lato, quindi basta trovare l'equilibrio. Ok, in questo modo già gira molto di meno, direi che è quasi perfettamente centrato. Va bene, il telefonino non ruota più da solo, quindi possiamo accendere il gimbal. Si accende mantenendo premuto questo tastino. A prescindere dal fatto che il telefonino sia acceso o meno, che l'applicazione sia aperta o meno, comunque stabilizzerà sempre e comunque lo stesso dispositivo, permettendoci anche di agire sul joystick e fare delle riprese anche con un telefonino appunto che non abbia l'applicazione ma che stiamo utilizzando ad esempio per emergenza. Anche in quel caso possiamo ruotare l'inquadratura dalla posizione verticale a quella orizzontale, ma ovviamente non potremo agire sullo zoom, non potremo avviare la registrazione perché quelli vanno a comandare direttamente l'applicazione. Come vedete sulla parte bassa c'è anche un laccetto che ci permette di assicurare il dispositivo al polso, quindi evitare che lo stesso, se dovesse scivolarci dalle mani, possa finire a terra. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questo tipo di dispositivi? Questo è l'OM iSteady V2, che come questo DJI per esempio permettono di ottenere, come avete visto, delle riprese stabili, di scattare delle fotografie in automatico e ci permettono soprattutto, che è una cosa utile per chi ha un canale YouTube, di potersi muovere nel proprio ambiente con l'inquadratura che la segue in continuazione, altrimenti avremmo sempre la difficoltà di dover spostare il treppiedi di continuo se ci spostiamo da un angolo a un altro. Tra l'altro il riconoscimento facciale vi intercetta nuovamente anche se sparita dall'inquadratura. Per esempio in questo caso io mi sposto, il telefonino mi segue, ma se io mi abbasso velocemente e poi mi rialzo da questa parte, il telefonino mi riconosce e si sposta nuovamente verso di me. Quindi lo stesso se copro il mio viso, poi appaio da questa parte e si sposta nuovamente. E devo dire che effettivamente è molto comodo, sia nell'ambito appunto delle riprese per YouTube, che anche per riprese familiari, domestiche, gite, vacanze, eventi sportivi, eccetera, eccetera. Ci permette di muoverci, ci permette di avere una buona stabilità mentre si cammina, eccetera. Io spero che questo tipo di video vi piacciono. A me la fotografia e i video mi hanno sempre appassionato, soprattutto la tecnica che riguarda la fotografia e soprattutto le fotografie in notturna, tant'è che nel mio logo ho messo appositamente la forma di un obiettivo, proprio perché per me il mondo della fotografia è un mondo che mi ha sempre affascinato dai tempi della pellicola. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, di andare a guardare il link giù nel primo commento nella descrizione per poter vedere questo prodotto e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto. E basta? No, mi segue.